Oggi vi porto sul campo e sotto il cielo con un rifrattore che sta suscitando molto interesse tra gli astrofili, l'Ascar 130 PHQ, un astrografo quadrupletto da 130 mm di apertura e rapporto focale di f7,7, gentilmente fornito in visione da SkyPoint e attualmente in offerta a 3.619 euro. Buongiorno a tutti, io sono Pier Giovanni Sanimbeni, giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici e digitali dal 1997. In questo video analizzeremo la qualità costruttiva, lo schema ottico, le aberrazioni e soprattutto le prestazioni visuali sia nell'osservazione diurna sia su Luna, pianeti e cielo profondo. La parte fotografica approfondita con lunghe esposizioni e analisi dettagliate dei file arriverà in un secondo reportage realizzato insieme a Marco Favuzzi. Come sempre trovate l'articolo completo con tutti i dati tecnici, i grafici e le immagini di prova su binomania.it. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché iniziamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! Partiamo subito dalla costruzione. La prima impressione è quella di uno strumento dal prezzo superiore rispetto a quello reale. Il tubo, come vedete, è lavorato a CNC con una verniciatura satinata molto robusta e una combinazione cromatica moderna e ben riuscita. La qualità generale delle finiture è decisamente elevata e rispetto a molti strumenti che avevo provato 20 anni fa, il salto qualitativo è evidente. Il peso non è trascurabile, circa 10,5 kg per il solo tubo ottico, 12,5 con anelli e barra Losmandy. La mia NQ6 col kit Geoptic ha gestito senza particolari problemi il tutto. È chiaro quindi che serve una montatura adeguata. Molto valido il focheggiatore da 3,4 pollici, che è ampio, solido e demoltiplica precisa. Anche con accessori pesanti si è dimostrato fluido e affidabile. Internamente troviamo diaframmi ben progettati e un'ottima opacizzazione, questo è segno di attenzione al contenimento della luce diffusa. La dotazione, come avrete visto nell'unboxing di dicembre, è completa. Abbiamo una valigia rigida tipo trolley, anelli, barra tipo Losmandy, maniglia superiore, multifunzione e diversi adattatori fotografici. Inoltre, con il riduttore 0,7 x può lavorare f5,4 a 700 mm di focale, quindi si amplia ulteriormente la sua versatilità in ambito fotografico. Dal punto di vista ottica è un quadrupletto apocromatico con due lenti ED, campo piano nativo. Il campo corretto dichiarato è di 60 mm, quindi compatibile anche con sensori di grandi dimensioni. In pratica questo significa avere stelle ben contenute dal centro verso i bordi e un controllo del cromatismo molto efficace. Nelle prove su campo ho riscontrato infatti immagini nitide, con un buon contrasto e colori neutri, senza dominanti evidenti. Anche la cella dell'obiettivo mi è parsa ben realizzata e coerente con la qualità generale dello strumento. Parliamo adesso dei diagrammi che sono forniti dal costruttore, che adesso vi mostrerò ingranditi, quindi questo secondo me è sempre un ottimo punto di partenza per capire se la teoria trova riscontro nella pratica. Il 130 PHQ è un quadrupletto, ve l'ho detto, con due elementi ED a campo piano nativo. Questo significa quindi che l'immagine è corretta senza bisogno di avere uno spianatore aggiuntivo. Nella fotografia il sensore riceve quindi un'immagine uniforme dal centro fino alle zone periferiche. Il grafico che vedete qui a fianco dell'aberrazione cromatica mostra che le diverse lunghezze d'onda convergono praticamente nello stesso punto di fuoco. Questo, tradotto in parole semplici, significa niente aloni spuri evidenti intorno alle stelle e una resa cromatica molto neutra, ed è esattamente quello che ho comunque riscontrato sul campo. Anche gli spot diagram sono molto interessanti. La concentrazione della luce al centro del campo è compatta e l'allargamento verso il bordo comunque
Se lo vedete è progressivo ma contenuto. Questo quindi indica un buon controllo della coma e dell'astigmatismo e conferma la reale vocazione fotografica dello strumento. Ma veniamo adesso alle mie prove dirette sulle aberrazioni. È importante comunque dire che la percezione delle aberrazioni, soprattutto la cromatica, dipende molto anche dagli oculari utilizzati e dalla vostra percezione, quindi uno strumento può dare risultati diversi a secondo di cosa utilizziamo. Nell'uso diurno mi sono avvalso di un oculare zoom Kowa T11VZ, il campo in questo caso è risultato piatto fino al bordo, con immagini veramente molto nitide. Ho notato soltanto una lievissima distorsione a cuscinetto. Per quanto riguarda invece il cromatismo in asse, nell'uso diurno non ho rilevato frange evidenti, nemmeno osservando soggetti difficili in controluce. Guardate ad esempio questo lampione. Nell'osservazione astronomica con torretta portaoculari Takashi oculari MC Abbe non ho visto cromatismo in asse nemmeno sul bordo lunare illuminato. L'immagine infatti era neutra e molto pulita. Un leggerissimo cromatismo laterale compare soltanto spostando il bordo lunare verso il 30-40% dal centro del campo e appare come una sottilissima frangia verde violacea, quindi molto tenue e probabilmente per molti di voi impercettibile. Per quanto riguarda la resa periferica con gli oculari ortoscopici, in generale tutti quelli che possiedo, diciamo che verso l'80% dal centro del campo si andava a perdere un po' di puntiformità stellare. Questo è comunque un comportamento coerente con l'utilizzo di oculari ortoscopici tradizionali su un telescopio f7,7. Decisamente eccellente la resa con un Docter UWA da 12,5 mm che mostra stelle puntiformi praticamente fino al bordo estremo del campo, con una uniformità che è davvero notevole. In sintesi, dal punto di vista ottica, il progetto mi è parso ben ottimizzato, con cromatismo contenuto, buona uniformità di campo e prestazioni coerenti con uno strumento pensato principalmente per l'astrofotografia, ma come vedrete, secondo me, è anche molto valido nelle osservazioni visuali. Parliamo adesso di una parte che per me è sempre fondamentale, ossia lo star test e poi il test di ronchi. Quindi quando voglio capire davvero la qualità di un'ottica, parto sempre dall'analisi del disco di diffrazione. Lo star test infatti consiste semplicemente nell'osservare una stella luminosa o artificiale ad alto ingrandimento, di solito il doppio del diametro in millimetri, leggermente fuori fuoco, sia in intrafocale sia in extrafocale. Questo per valutare la simmetria e la regolarità degli anelli. È un test semplice, ovviamente richiede un buon Singer, ma estremamente rivelatore. Eventuali problemi di sferica, tensioni nella cella o difetti di centraggio emergono immediatamente dalla forma degli anelli. Nel caso quindi del 130 PHQ ho eseguito lo star test senza diagonale, utilizzando tubo di prolunga e un oculare TMB monocentrico, in modo da ridurre tantissimo al minimo, perché questo oculare è un tripletto cementato, gli elementi ottici tra me e la stella. In intrafocale ho osservato pochissima luce diffusa, anelli ben spaziati, nessun ispessimento anomalo. In extrafocale la figura era molto simile, soltanto un leggerissimo accenno di sferica e pochissima luce diffusa. Direi quindi che si tratta di una prestazione buona, soprattutto considerando la fascia di prezzo. Rispetto ad alcuni esemplari della serie Ascarapo che avevo testato in passato, devo dirvi di avere riscontrato una maggior simmetria tra l'intrafocale e l'extrafocale. Inoltre anche il test di ronchi ha dato risultati molto incoraggianti, perché le frange apparivano dritte e abbastanza regolari, mediamente migliori rispetto ad altri esemplari Apo che avevo provato negli anni scorsi. Nel complesso quindi la qualità ottica della serie PHQ mi è sembrata ben controllata. Passiamo adesso alla prova sul campo. Nell'osservazione diurna ho voluto utilizzarlo come un grandissimo spotting scope, abbinandolo quindi allo zoom Kowa TE11WZ. Considerando la focale di 1000 mm, lo zoom lavorava indicativamente tra i 50 e poco più di 115 ingrandimenti, quindi il comportamento è stato molto convincente, immagini nitide, campo sostanzialmente piatto e nessun cromatismo evidente in asse, nemmeno, ragazzi, su soggetti difficili in controluce. Ho utilizzato una diagonale a specchio dielettrica perché purtroppo non ho ancora un prisma raddrizzatore da 2 pollici,
ma lo acquisterò, e solo in condizioni di forte controluce ho avuto l'impressione molto lieve di vedere una minima differenza nella luce diffusa rispetto alla visione senza diagonale. Non è uno spotting scope compatto, ovviamente, come state vedendo, ma su una buona montatura altazimutale, secondo me diventa uno strumento naturalistico da postazione fissa di alto livello su soggetti a media-lunga distanza. Ovviamente dovete però avere velleità fotografiche notturne. Per quanto riguarda il sole in luce bianca, ho utilizzato un prisma di Herschel Bader Cool Ceramic e anche qui la resa è stata molto buona, con granulazione ben visibile, facole evidenti e macchie solari con dettagli interessanti. Purtroppo oggi ho provato a fare una ripresa ma non c'erano macchie evidenti. Oltre 150 ingrandimenti, comunque l'immagine non perdeva molto di nitidezza, poi dipendeva dalla turbolenza diurna. Non raggiunge forse la croccantezza, diciamo così, di un doppietto alla fluorite, ma il contrasto è valido, il diametro da 130 mm vi permetterà di apprezzare una quantità notevole di dettagli. Adesso parliamo dell'osservazione della Luna e di Giove e poi del cielo profondo. Ho osservato la Luna nei mesi di gennaio e febbraio, nei rari momenti di Sing veramente buono, utilizzando principalmente la torretta Takahashi portaoculari con oculari MC Hubble, TMB monocentrici e qualche altro bel pezzo degli anni 90-2000. La resa è stata di alto livello, ho visto praticamente tutti i dettagli che osservo abitualmente con il mio FS 128 alla fluorite. Il vecchio doppietto mostrava forse un terminatore leggermente più scuro e una tonalità leggermente più calda, quindi con una sensazione di microcontrasto appena superiore, ma è davvero difficile stabilire quale dei due fosse oggettivamente più inciso. L'Ascar mi è parso molto neutro nella resa cromatica, con un cromatismo in asse praticamente assente anche sul bordo della Luna. Solo spostando l'immagine verso il 30-40% dal centro del campo, sempre il bordo illuminato però, si percepiva una lievissima frangia laterale di cromatismo residuo, comunque molto tenue. Tra i dettagli osservati vi segnalo domi di Birte, quelli biseccati, strutture interne di Alphonsus, rime interne di Alphonsus, crateri sopra i domi di Hortensius e tanto altro ancora. Insomma, prestazioni pienamente da rifrattore di qualità da 5 pollici. Rispetto a un più economico doppietto impiega circa 20-30 minuti per stabilizzarsi termicamente, probabilmente per la maggior presenza di lenti rispetto a un doppietto. In compenso, ragazzi, la meccanica è superiore, la demoltiplica è più precisa, l'ergonomia generale è più moderna. Su Giove poi ho percepito una leggera supremazia dell'FS 128, vi presenterò un articolo comparativo completissimo per gli abbonati su Binomania Inside, ne parliamo dopo. L'Ascar comunque fornisce immagini molto buone, ma il doppietto e la fluorite quindi mi è sembrato leggermente più inciso su bande in microcontrasto. Nulla di drammatico, ma il rifrattore specializzato mantiene comunque un piccolo vantaggio sul pianeta. Nel cielo profondo invece il 130 PHQ dell'Ascar mi ha convinto pienamente. Con gli MC Hubble, come vi ho detto, verso l'80% del campo si perde un po' di puntiformità, ma con oculari specifici per il cielo profondo, come il Docter appena citato, i Vixen LV Wide, eccetera, la resa è stata eccellente. M42, cintura di Orione, Pleiadi, Iadi, M81, M82 nell'Orsa Maggiore, Andromeda, stelle fini, luminose, ben contenute fino al bordo. Mi aspettavo una luminosità leggermente inferiore rispetto al 128 mm a doppietto, ma mi sono dovuto ricredere. I moderni trattamenti antiriflesso fanno veramente la differenza. In sintesi, pur nascendo come astrografo, secondo me l'Ascar 130 PHQ si comporta molto bene anche nelle osservazioni visuali. Quindi ottimo sulla Luna, molto buono su Giove e decisamente convincente nel cielo profondo. Dal punto di vista fotografico ho potuto fare solo dei test preliminari con un sensore APS-C, ma le prime impressioni sono sembrate positive. Ho avuto stelle ben contenute fino al bordo e un campo uniforme. La vera prova comunque fotografica arriverà nella seconda parte della recensione, quando lo testeremo in modo approfondito insieme a Marco Favuzzi, quindi vedrete lunghe esposizioni e analisi dettagliate dei file. Sulla carta comunque i numeri, ve lo ripeto, sono interessanti. 130 di apertura, 1000 di focale, f7.7, quadrupletto con 2 elementi ED, campo corretto da 60 e volendo spianatore di campo che porta f5.4. Come sempre comunque sarà poi il cielo a dare il verdetto definitivo. Arriviamo adesso a parlare dei pregi e difetti emersi durante la mia prova pratica sul campo.
Tra i punti di forza metto sicuramente l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Abbiamo 130 mm di apertura, schema quadrupletto, ve lo ripeto, con 2 elementi ED, quindi a bassa dispersione, e una dotazione di serie completa, anelli, bara tipo Losmandy, maniglia multifunzione, valigia tipo trolley che costerà solo quella 200-300 euro e vari adattatori fotografici già inclusi nel prezzo, meccanica curata con lavorazioni CNC di buon livello. Direi che la messa a fuoco è meglio del mio telescopio giapponese anni 90 e le finiture sono superiori alla media della fascia di prezzo. Il campo corretto dichiarato è di 60 mm, quindi adatto anche a sensori di grandi dimensioni, poi lo vedremo. E in visuale ho ottenuto stelle molto ben contenute fino ai bordi con oculari grandangolari, come ad esempio il Docter UWA da 12,5 mm. Le immagini risultano nitide, neutre e brillanti. In asse il cromatismo è praticamente assente sia nelle prove diurne che in quelle lunari di Giove. Ottimo anche il comportamento nell'osservazione lunare con torretta binoculare oppure in monovisione con oculari di buona qualità. In generale, quindi, pur nascendo come astrografo, si è dimostrato uno strumento molto versatile anche nel visuale. Tra gli aspetti poi da considerare comunque c'è senz'altro il peso, perché non è leggero come un doppietto da 120 mm e richiede quindi una montatura bella robusta. Anche l'ingombro, soprattutto nella configurazione fotografica completa, comunque è importante. Osservando Giove, inoltre, non restituisce forse quella sensazione di immagine bella secca, tipica di un eccellente doppietto alla fluorite o di un rifrattore a lunga focale ben lavorato, che ho preso come riferimento. Però questa è una differenza che potrebbe non essere interessante per chi ha la velleità astrofotografica e alla sera vuole comunque osservare anche Luna e i pianeti. Tirando le somme vi posso dire, ragazzi, che in questa prima fase di prova l'Askar 130P HQ mi ha lasciato un'impressione positiva nell'utilizzo visuale diurno e notturno, ma è giusto ribadirlo, questa è la prima parte della recensione, ma anche il test fotografico approfondito con lunghe esposizioni e analisi dei file ad alta risoluzione che pubblicheremo in un articolo separato. Infatti già questo pomeriggio consegnerò a Marco Favuzzi il telescopio per consentirgli di iniziare i suoi test. Considerando prezzo, dotazione e qualità costruttiva, il 130 PHQ rappresenta una proposta molto interessante per l'astrofilo evoluto che desidera un rifrattore di grande apertura con forte vocazione fotografica, ma senza rinunciare a soddisfazioni concrete anche nell'osservazione visuale. Al momento della registrazione, quindi fine febbraio 2026, il prezzo è di 3.619 euro, in offerta a prezzo SkyPoint rispetto ai 3.819 di listino. Una cifra importante ma coerente con la categoria e con la qualità di questo strumento. Io ringrazio SkyPoint per aver fornito l'esemplare in prova e Mauro Narduzzi per aver consentito come sempre la pubblicazione delle mie impressioni in totale libertà e imparzialità, come è dovere di ogni giornalista indipendente. Se questo video vi è stato utile vi invito in primis a iscrivervi al canale, attivare le notifiche e come sempre, ragazzi, andate su binomania.it e leggetevi l'articolo completissimo, sono più di 20 pagine. Vi aspetto anche sul forum di Binomania, c'è una sezione dedicata all'astronomia e telescopi, e sul gruppo Facebook Passione Telescopi, siamo quasi in 8000. Poi, se volete abbonarvi a Binomania Inside per soli 5 euro al mese pagabili a rate con PayPal, potrete leggere articoli in anteprima, indiscrezioni, comparative, navigare senza pubblicità e tanto altro ancora. Insomma, sarà come offrirmi circa 4 caffè al mese e stare con me anche dietro le quinte. Per oggi è tutto, un caro saluto da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti. Ciao ragazzi, cieli sereni!